Guarine. Dopo la nostra esplorazione di Moorea siamo tornati a Tahiti. Da qui abbiamo preso un aereo che con soli 40 minuti ci ha portato su una nuova isola. Siamo appena arrivati a Waihine e quello dietro di noi, Tutta quella roba è la nostra camera. ve la facciamo vedere. Venite dentro con noi. Allora, non ve l'abbiamo detto, questo è Relais Mana e questa capanna fighissima, che sembra appunto una capanna tahitiana, è tutta la nostra camera. E tra l'altro non abbiamo la stanza vista mare, abbiamo il letto vista mare. Da che parte è il tramonto? Di lì. Di là? Che figata! Altra cosa fighissima è la doccia che dà sul nostro giardino privato. Tra l'altro bagno con vista camera, con vista mare, quindi voi vi fate la doccia e pensate di nuotare al mare. E scusate l'esaltazione, ma questi posti li abbiamo sempre visti solo in video, foto e mai pensato potessimo starci per davvero, quindi... E sono wow. davvero fighissimi. Visto che siamo arrivati pomeriggio inoltrato, non abbiamo nulla di che da fare sull'isola se non goderci il tramonto e una cena a Relais Mana. La cosa fantastica è che qui potete ordinare il piatto del giorno, che è sempre pesce pescato dalla laguna da pescatori locali. E l'indomani ci svegliamo carichi per andare a esplorare appunto la laguna. Il va a motore ci porta nella laguna, intorno all'isola di Waihine, e la nostra prima tappa sono i giardini di corallo, dove facciamo un po' di snorkeling. When all of your flaws and all of my flaws are laid out one by one, a wonderful part of the mess that we made, we pick ourselves undone. All of your flaws and all of my flaws, they lie there hand in hand. E dopo aver nuotato con i pesci andiamo al villaggio di Faye per vedere altri pesci. Questa volta però sono un po' più particolari, sono infatti gigantesche anguille sacre dagli occhi blu. E dopo questa tappa ci dirigiamo in un posto che non potete perdere se visitate le isole di Tahiti, una pearl farm, dove le famose perle nere vengono allevate. Queste infatti sono le perle naturali. Per quelle perfettamente tonde invece le ostriche hanno bisogno di un aiutino da parte dell'uomo, che inserisce al loro interno una piccola sfera di madreperla. This nucleus is come from this shell, the abalone shell that comes from the Mississippi River. Yeah. It's cut inside the thickness of the shell here, and we use this because it's natural. In China and Japan they use plastic because their oyster is not difficult. Us, if we use plastic, we have more than 95% rejection. Oh! With this we have about 50. Ok. About that, so it's better. Yeah. E se volete saperne di più sulla perla nera di Tahiti, vi rimandiamo al link in descrizione perché c'è un video dedicato. Ora però andiamo a mangiare. Dig them out, so nothing's left undone. Facciamo picnic su un motu, ovvero una piccola isola corallina che separa il mare aperto dalla laguna. E se avete paura di fare il bagno dopo mangiato, forse questa cosa non vi piacerà, perché noi mangiamo direttamente in acqua. E questa era l'ultima tappa della nostra gita in Vaa. Ma prima di tornare in albergo diamo uno sguardo alla montagna che ha reso famosa Waihine come l'isola della fertilità. Infatti da questa precisa angolazione il profilo dell'isola sembra una donna incinta. E visto che siamo family friendly, E questa era la laguna di Waihine? speriamo che l'uscita in barca vi sia piaciuta, perché ora ci godiamo un bel tramonto e ci prepariamo a esplorare l'entroterra. La nostra guida poi ci viene a prendere per esplorare quest'isola affascinante anche sotto la pioggia e per parlarci un po' della cultura. Tahitian flower is tiare, and purau is the name of the tree. So tiare purau. Tiare purau, it's yellow the morning. In the afternoon at 4 p.m. it's come orange. At 5, little bit red inside, like the red you see here, but will be inside. At 5, 5:30. At 6 will come purple. You know what's the time. The pistil to make our natural varnish. Lo smalto era usato dalle ragazze per andare agli appuntamenti e se non lo mettevano per i ragazzi era dura conquistarle, perché vuol dire che non si erano preparate per loro. The skin we before was important. To make the roof all was like a knot.
no nail, was the European bring the nail. And the white we use to make the skirt for dancers. Oh, So we can take off the brown. so this is the skirt? Yes. Ah, that? Yeah. Voila. So now you know. La nostra prima fermata è il Marae Anini. Ma cos'è un marae? Erano i templi polinesiani, luogo d'incontro tra i vari clan e luogo anche dove veniva amministrata la legge. Sono fatti da piattaforme in pietra e non hanno il tetto, questo per rimanere in contatto col cielo e gli spiriti. Queste vicino al marae sono 2 tombe, probabilmente di streghe, che erano persone che preparavano le medicine e comunicavano con gli spiriti. Probabilmente sono di streghe perché sono in questo posto appunto per poter continuare a essere un contatto tra le persone e gli spiriti. Sicuramente entrambe le tombe risalgono a dopo l'arrivo degli europei, perché prima i cadaveri non venivano sotterrati, ma c'era una procedura un po' più complicata. E dopo il Marae ci dirigiamo in un negozio dove vengono decorati gli originali parei tahitiani. Oltre ai parei puramente decorativi, ce ne sono alcuni su cui sono raffigurati i simboli più importanti della cultura tahitiana, come ad esempio la tartaruga marina, l'animale in cui, secondo la tradizione, si rincarnavano i re. Quest'animale in passato veniva mangiato dai membri delle famiglie reali per reinglobare lo spirito degli antenati e portare a tanti figli e a una lunga vita. La manta gigante invece rappresenta la libertà. È un animale sacro e anche se non è protetto nessuno si sognerebbe mai di mangiarlo. Riprendiamo la macchina e nonostante il brutto tempo ci fermiamo ad osservare qualche bel panorama, arrivando poi nella zona di Maeva. Questa zona era molto importante soprattutto in antichità per via del lago collegato alla laguna. Qui, anche quando il mare è mosso, si può pescare. E per facilitare il compito sono state costruite delle gigantesche trappole per pesci, che rendono il paesaggio veramente particolare. E vista l'importanza di questa zona, qui sono presenti tanti piccoli marae. Non sono stati costruiti dalla famiglia capo dell'isola, ma da ambasciatori provenienti da altri luoghi, per simboleggiare pace e alleanza tra i clan. Proseguiamo il nostro giro dell'isola e ci fermiamo in una piccola piantagione di vaniglia. Il fiore di vaniglia, una volta impollinato, si trasforma nel baccello di vaniglia in 8-9 mesi. Una volta raccolti, i baccelli vanno lasciati ad essiccare per circa 2-4 mesi e poi si possono comprare e usare per cucinare, cosa che faremo tra pochissimo. Infatti la prossima tappa sarà proprio Casa di Po, dove cucineremo pietanze locali. Ma prima ci fermiamo a raccogliere qualche ingrediente sulla strada. In realtà vi abbiamo già fatto vedere qualcosa in un video che trovate in descrizione. E di tutto quello che cucineremo vi faremo un cook and eaten. E mentre Paul lava i piatti, ci siamo offerti di aiutarla ma non ha voluto, noi vaghiamo nel suo giardino, almeno finché possiamo. Vai in Polinesia, ti dicono! C'è il sole, ti dicono! Ti rendi conto che tutte le volte che siamo arrivati in un'isola c'era il sole? Sì? E il giorno dopo, quando c'eravamo noi, si è messo a piovere? Ebbene sì. La triste verità della Polinesia è questa. Odia noi! Per fortuna, prima che si mettesse a piovere così, sono riuscita a raccogliere abbastanza fiori che mi serviranno tornati in albergo, perché poi mi insegna a fare le tipiche coroncine di fiori tahitiane. Voilà. Wow, beautiful. Ed essendo questo il nostro ultimo giorno su Waihine, ci godiamo una bella passeggiata sulla spiaggia e una cena. Hanno preparato questa bella tavola per noi, che in realtà doveva essere fuori, ma ha piovuto tutto il giorno, quindi c'è tutta la sabbia bagnata e allora hanno allestito il ristorante dentro questa sera. Ma è bello lo stesso perché di fronte a noi c'è una vetrata gigante e vediamo il mare, vediamo il molo, non ci sono più nuvole, sono uscite le stelle, tutto il tour sotto la pioggia, ma adesso è tutto sereno. Ci hanno anche preparato una corona di fiori che doveva essere per me, credo, ma io quella che ho fatto oggi, che mi hanno insegnato a fare oggi e che ho su in testa, quindi questa la metterò giù. Yeah! Buon appetito. Buon appetito, questo non lo mangio. Ok. Io cosa ho preso? Io ho preso il pollo, mi è arrivato dentro una ciotola con una salsina. Qua abbiamo anacardi e un olio forse piccante questo, quindi lo eviterò, e riso. Tu hai preso? Lei inizia a mangiare ovviamente, però tu hai preso maiale, giusto? Maiale come? Cosa c'è dentro? Pomodoro e spezie. Ok. Non facciamo cin cin. Ah, cincin, giusto. Siamo le persone meno romantiche del mondo. Non dirlo, proprio spudoratamente. Ok, molto bene, la cena è finita, siamo pienissimi, ma soddisfatti. Tutto molto buono, vi ringraziamo per aver visto il video, ci vediamo al prossimo. Ciao!